Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Una nuova Power Station, un marchio che per i più magari è sconosciuto, si chiama Daran-Ener. Nello specifico oggi proviamo un modello che si chiama Neo 2000, sostanzialmente una Power Station con le caratteristiche principali che arrivano dal suo nome. Abbiamo 2000 watt come uscita C con un picco di 3000 e 2073 wattora, quindi 2 kW di accumulo interno. Non è molto grossa, pesa 26 kg, quindi va bene, trasportabile, non è troppo pesante, ma soprattutto quello che ci interessa di più è che è un prodotto molto economico, perché con un prezzo di 879 euro, che per una Power Station da 2 kW di batteria sono già pochi, vi dico subito che trovate in descrizione un coupon sconto per prenderla a 719 euro. Esiste poi anche il modello più piccolo che vi lascio sempre nei link, che si chiama 1500, che costa più o meno 100 euro in meno, però se costa così poco magari dobbiamo scendere a dei compromessi. Ad esempio ha l'ingresso in DC che lavora da 33 a 60 volt, quindi abbiamo un range di funzionamento molto limitato con eventuali pannelli fotovoltaici, e ad esempio non possiamo caricarla col 12 volt. Vedremo poi nel video che ha qualche funzionamento e gestione che non è al top, però per un prodotto che costa molto poco, se comunque funziona, per alcuni utenti consapevoli potrebbe essere un prodotto interessante. Io come sempre vi dico che provo per dare delle informazioni, poi sta a voi valutare quello che vi dico. Chiaramente Power Station di qualità più alta e di prezzo più alto sicuramente hanno prestazioni e opzioni migliori. Buon video. Ok, spacchettiamo. Troviamo subito un manuale rapido con una raccomandazione sugli MC4 in tedesco, cartolini vari, ringraziamenti, manuale tutto in tedesco, scatola di accessori che analizzeremo meglio, protezione comoda perché vedete c'è l'ingresso per la mano e per il ditone, finalmente una furbata. E subito troviamo la nostra Power Station, non ha nessun altro sacchetto protettivo, la tiriamo fuori. Comincerei subito, dopo aver visto i manuali, a vedere cosa ci danno in dotazione. Ricarica spinasciugo attacco da PC IEC diretto 220, un cavo Type-C da 60 watt, questo che ci interessa molto, fotovoltaico ingresso solare XT60, termina con 2 cavetti MC4 maschio e femmina. Avete visto che l'ho impugnata per tirarla fuori dalla scatola anche da solo. Parte superiore in plastica non bellissima, però non è neanche troppo cheap. Le maniglie all'interno hanno una parte in gomma per migliorare il grip. Qui sopra, come ben vedete, abbiamo un ampio piano con ricarica wireless. Lato destro tutto griglia, parte posteriore molto particolare, c'è il logo, i 2000 watt, qui c'è la luce, tutta rivestita da una plastica zigrinata, non ha parti lisce, è tutta zigrinata, a parte questo grigio che invece è opaco. Non è un soft touch ma un grip diverso. Qui altra griglia, sempre molto grande, vedremo se sarà poi rumorosa. Non abbiamo nient'altro. Parte inferiore con 2 grossi piedini che non sono in gomma ma sono in una specie di plastica dura gommosa che prendono fino all'angolo e tutte le caratteristiche della macchina. Verifichiamo se è tutto uguale: 25,7 kg, le dimensioni, LiFePO 4, 2073 wattora di accumulo, uscita massima 3000 watt, tutte le varie USB, da 12 volt 8 ampere, ricarica XT60 da 33 a 60 volt, 20 ampere massimo, 600 watt massimo, vero marchio c'è, made in China, seriale della macchina. Parte frontale con tasto che credo sia di accensione ma non è segnalato, 3 porte Schuko AC, sportello non in gomma ma in plastica dura, non fa nessun tipo di protezione certificata però comunque c'è. Qua abbiamo uscita DC, accendisigari 12 volt 10 ampere e anche 4 12 volt da 5 mm e mezzo. Anche qua copertura che comunque non mi dispiace. A sinistra abbiamo invece gli ingressi, quindi tutto frontale, che non è male. Ingresso 230, ingresso XT60, interruttore di protezione per il 230. Type-C, 4 quick charge Type A 3.0, power delivery 100 watt, power delivery 100 watt, questa piccola striscia azzurrina, di nuovo parte zigrinata e logo cromato Daran-Ener. Allora, questo non era l'accensione ma era l'accensione delle AC evidentemente. Qui abbiamo l'accensione credo di tutta la Power Station, i tasti non sono ben segnalati ma cerchiamo di interpretarli.
proviamo a metterla in carica, vediamo che succede. Magari è solo molto scarica perché ce l'ho comunque qui da un po', Ok, allora dà segni di vita, sì. Effettivamente no, non eravamo allo 0%, qua mi dice che siamo al 78%, ma non ne voleva sapere di accendersi. Questa è una cosa incredibile, non mi è mai successa. Va bene, adesso sta caricando a 1200 watt, dice che fra 0,3 ore è carica, lampeggia la C, 50 Hz, 230 volt e si è acceso questo LED, quindi secondo me questo riguarda le prese e va bene. Questo, proviamo a tenerlo premuto. Ah, ok, questo accende questo ledino, potrebbe essere la gestione della DC, che quindi riguarda anche queste porte qua. Proviamo a vedere la luce dietro se risponde. Ok, luce dietro fissa, più bassa, lampeggiante, emergenza e poi spegne. Vabbè, sta di fatto che magari era solo in errore, si era un po' addormentata, non lo so. Comunque adesso stiamo entrando a 1280 watt, non abbiamo uscita, vedete che il display è fatto in questo modo. Ricarica wireless il simbolo perché credo ci siano le DC accese. Questa specie di ovale che graficamente indica la percentuale di ricarica, percentuale scritta, AC in ingresso lampeggiante, uscita in watt, tempo residuo per la carica e quanto c'è di ingresso. E fin qui più o meno abbiamo capito. Adesso stacchiamo la C, intanto sono partite le ventole che in questo momento stanno facendo un rumore di 62 decibel circa. La power station in questo momento è accesa, spegniamo l'uscita C e credo si spenga tutto quanto, quindi pulsante di accensione sia della macchina che della parte AC. Mi sembra di capire che se dobbiamo accendere la macchina dobbiamo per forza accendere l'uscita AC. Questa è una roba anomala, però tant'è. Ora proviamo a rientrare col fotovoltaico con l'ingresso in DC, vediamo come si comporta e non mi sembra abbia molta voglia di partire la ricarica. Forse siamo bassi di tensione perché effettivamente è solo un 24 volt. Riguardiamo le specifiche perché adesso a memoria non mi ricordo il valore, ma abbiamo un ingresso da 33 a 60 volt, quindi per la prima volta ci troviamo di fronte a un prodotto che non potremmo comunque caricare con eventualmente un accendisigari d'auto perché non raggiungiamo i 33 volt. Io qua ho una stringa a circa 60-50 volt, vediamo che succede, quindi diamogli ragione, i dati ci sono, poi che siano strani però ci sono. Proviamo a entrare con questi 50-60 volt, perfetto, mi segna il pannello solare. Adesso vediamo se inizia a caricare e a produrre, mi segna che sta caricando, perfetto. Adesso abbiamo in ingresso circa 300 e passa watt, io in questo caso ho due pannelli da 375 watt in serie, non stanno lavorando in pieno sole, però vedete che stiamo comunque viaggiando quasi a 500 watt di ricarica solare. Ricordatevi che avete un range quindi molto ristretto per la ricarica solare, bisogna trovare eventualmente, se la usate in mobilità, un pannello che abbia almeno 33 volt di tensione costante, massimo 60. Ok, faccio terminare la ricarica e poi facciamo un po' di prove. Allora, quindi 100% ingresso solare presente, non sta prendendo nulla. Proviamo ad attaccare il solito radiatore svedese. Attiviamo l'uscita C, 50 Hz, 230 volt, carico in uscita 816-800 watt, va benissimo. Vediamo cosa succede man mano che scende la percentuale. Allora, intanto partono le ventole, lei sta alimentando il carico, tutto stabile, ci dà un'autonomia di circa 3 ore, 8, 16, 24, sì. Sono stati abbastanza ottimisti anche se si potesse usare il 100% dell'accumulo. Tra un po' inizierà a scendere la percentuale, vediamo come si comporta col fotovoltaico. È passato un attimino, forse un minuto e mezzo, è appena scesa di un punto percentuale con 800 watt di consumo e non riparte la produzione fotovoltaica. 98 e non riparte la produzione. Intanto siamo scesi, siamo arrivati al 93%, ma non riparte la produzione sebbene segni l'ingresso fotovoltaico. Quindi togliamo i pannelli, diminuisce il raffreddamento, qui si spegne tutto. Allora, ridiamo alimentazione, partono le ventole, abbiamo l'uscita attiva e riparte il carico e va bene.
Poi se noi facciamo così si spegne tutto, quindi attenzione a non toccare questo bottone mentre sta andando perché si spegne tutto. Va bene. Riaccendiamo, riparte il carico, tutto ok, diamo adesso il fotovoltaico, parte una seconda ventola di raffreddamento che è quella dell'MPPT, ma non parte la produzione. Ristacchiamo il fotovoltaico, spegniamo, proviamo adesso a dare il fotovoltaico. Così parte la produzione. Proviamo ad accendere l'uscita C, si accende, così va. Quindi vedete che non ha proprio una gestione automatica, bisogna gestirsela a mano. No, come non detto, lui non riesce a erogare mentre ricarica. Questo è, l'ingresso non riesce a coesistere insieme all'uscita per quanto riguarda i pannelli. Proviamo adesso per quanto riguarda la rete 230. Segna la C. Allora in questo caso va perché abbiamo l'ingresso da 1228 watt, l'uscita che è sempre uguale, togliamo l'uscita e lui continua a caricare indifferentemente dal fatto che ci sia l'uscita o meno. Ridiamo l'uscita, riparte il carico e lui continua a prelevare da rete esattamente come prima. Due cose separate anche qua: il fatto che il caricabatterie tramite 230 volt ricarichi il pacco è completamente separato dall'inverter che a sua volta preleva dal pacco batterie. Va bene, prova dell'autoconsumo 12:40 del 31 maggio. Accendiamo la Power Station. È rimasta spenta qualche giorno al 100%, vediamo se intanto ha tenuto la carica. Sì, molto bene. L'uscita C in questo modo è già attiva perché accendendola si attiva direttamente l'uscita C. Vediamo un po' come va. L'1:50 di pomeriggio, sabato 1 giugno, sono venuto a vedere a che punto fosse di percentuale, ma l'ho trovata spenta. Adesso vediamo se si riaccende. Si riaccende, l'ho trovata all'81%, però di fatto non so quando si è spenta e soprattutto non so come disattivare l'opzione di autospegnimento a carico zero perché di fatto non abbiamo app, non abbiamo impostazioni, quindi mi sa che questa prova non può andare avanti e non so bene dirvi qualche dato in più sull'autoconsumo a zero, ecco. Però sta di fatto che se tanto si spegne non risolviamo il problema di lasciare alimentato un posto dove magari abbiamo il motore di un box eccetera. No, non riusciamo a risolverlo. Ok, intanto sto testando la ricarica fotovoltaica. Vedete che abbiamo un ingresso di circa 40 volt, quindi rispettiamo i suoi 33. In questo momento sta producendo 200-300 watt, non c'è tantissimo sole. E calcolate che questi sono due pannelli in serie da 3,75. Vedete, siamo arrivati a 3,50. Adesso volevo vedere cosa succede quando arriva al 100%. La ricarica va avanti, siamo a 560 watt dall'ingresso fotovoltaico, che non è male. Le ventole stanno girando. Siamo sotto i 70 dB. Allora, è arrivata al 100%, c'è ancora l'ingresso solare. Quello che non sono riuscito a farvi vedere è che anche nelle fasi finali di ricarica tirava comunque 3, 4, 500 watt, tutto quello che arrivava. Non c'è l'accortezza di caricare più lentamente le batterie, questo non è molto buono, però almeno si è fermata la produzione, quindi non va avanti a caricare finché poi eventualmente dà dei problemi. Togliamo l'ingresso, va via il fotovoltaico. Allora, facciamo un test della parte in DC. Tra l'altro ho scoperto che si può accendere anche solo la parte DC tenendo premuto come la C. Un sacco di dispositivi collegati, sto testando le USB, le power delivery, funziona tutto correttamente. Ho addirittura attaccato all'accendisigari una nuova Power Station che è un'anteprima, non vi posso far vedere. In questo momento sta dando 126 watt in uscita totali. Vediamo se parte anche la ricarica wireless. E parte correttamente in modalità rapida, tra l'altro, perché arriviamo a un totale di 145 e rimane stabile senza problemi. L'ho usata già per un bel po'. Chiaramente abbiamo anche i 4 jack da 5,5 con il 12 volt che fa un massimo di 10 ampere, ma su tutte le porte insieme, non singola.
quindi ce n'è 4 per comodità se dobbiamo collegare telecamere magari o qualcosa del genere, ma abbiamo sempre solo 10 ampere. Parte in DC molto bene, si è comportata molto bene, va riconosciuto. Allora, dopo aver provato la parte in DC, se vogliamo accendere anche la parte AC con la parte in DC riusciamo, teniamo premuta la parte AC, parte anche l'inverter, a quel punto possiamo spegnere la parte in DC e la power station rimane accesa. In pratica che accendete una parte o l'altra finché ce n'è una delle due accesa, altrimenti appena toccate spegne tutto. Facciamo il test di uscita monofase e bifase. Adesso probabilmente non lo vedete, però esce bifase. Proviamo a attaccare la ricarica. Si sente un tac, uno switch, vediamo se in questo caso diventa monofase. Sì, adesso c'è la spina al contrario. Tra l'altro l'asciugo piegata a 90 non riuscite a metterla a causa del coperchio molto rigido. Comunque sì, il cavo è al contrario, ma vedete che diventa monofase. Test UPS, quindi luce accesa. Stacchiamo la C, vediamo se c'è uno sfarfallio. Sì, avvertibile, ma comunque continua a erogare. Diamo a C, anche qui quando fa lo switch un piccolo sfarfallio, ma come vedete molto veloce. Va bene, facciamo un test di carico per vedere se riesce più o meno a gestire tutte le cose di casa. Questa spina va a una linea in un commutatore con il quadro che alimenta tutta questa zona qui. Vado un secondo a switchare. Chiaramente siamo al buio, attacchiamola e dovrebbe tornare la luce. Voilà, perfetto. Adesso abbiamo un carico di 200, 150, 200 watt. Il tubo LED che illumina questo ambiente avete visto che per un secondo ha sfarfallato un po'. Anche adesso, quindi un'uscita non proprio ottimale, diciamo. Non so se lo percepite in video, ma sfarfalla parecchio. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ok, questo è un tubo LED, non è un tubo neon, tende a sfarfallare parecchio. Ci teniamo all'uscita psichedelica, vediamo se per caso riesce a far partire il compressore. No. Appena ho provato a far fare lo spunto del compressore si è completamente andata in errore, si è spento tutto. Riaccendiamo la parte AC e siamo tornati ad avere luce. Purtroppo continuiamo ad avere questa luce che sfarfalla un pelino. Facciamo un giro, vediamo come funzionano le altre luci. Accendiamo qua la cantina. E porca miseria, anche questa tende a sfarfallare un pelino, però vedete che tutta la parte di caricatori, roba elettronica, si accende tutto, anche la torcia LED funziona abbastanza. Il neon invece della zanzariera, ad esempio, è stabile. Abbiamo proprio solo questi tubi che oscillano. Proviamo ad accendere la luce di qua. Di qua forse non lo percepite, lo fa praticamente niente. Qui vi sto facendo fare un giro che di solito non facciamo mai, dove registro. Proviamo ad accendere i LED. Sulle barre LED nessun problema. Proviamo ad accendere le lampade con gli ombrelli, nessun problema. Proviamo a sto punto ad accendere il computer, vediamo che succede. Il computer si avvia correttamente. Mentre lui si accende andiamo a controllare i consumi. Ok, adesso siamo a 270-290 watt, 300 watt. Torniamo in zona computer. Proviamo ad accendere la stampante laser. Accendiamo la stampante laser e la luce ha sfarfallato, però il computer è acceso, funziona tutto regolarmente. Qui va a momenti ma sfarfalla parecchio. Qui siamo arrivati a 330 watt ed è stabile. Diciamo che magari non è proprio fatta per alimentarci la casa, nonostante i 2 kWh di autonomia, vedete, e i 2 kW di potenza, perché ad esempio adesso ha fatto un picco per qualche motivo e avete visto che subito la luce è calata. Ho fatto delle prove con carico resistivo, pistola termica, piano induzione, funziona
terribile. Funziona tutto benissimo, però diciamo che è fatta più per utilizzi singoli. Se gli attaccate una singola cosa, bene o male funziona. Ho fatto il caffè con le cialde, quindi se pensate di comprarla perché costa poco e portarvela in camper, riuscite a lavorare tranquillamente, però vedete che ha qualche piccolo sbalzo di tensione. L'onda sinusoidale pura in uscita probabilmente non è così pura, quindi direi no per la casa, ma potrebbe avere sicuramente un senso in mobilità perché ha un buon accumulo, riesce a darvi comunque i watt che servono e non è troppo grossa. La parte in DC funziona molto bene, c'è anche la ricarica wireless. Questo è tutto quello che sono riuscito a raccontarvi di questa Dara Nenner. Insomma, l'abbiamo provata. Funziona perché funziona, è una Power Station, prende dalla batteria, ci dà in uscita tramite l'inverter questi 2 kW e ce li dà veramente, chiaramente con dei ma, perché l'ingresso fotovoltaico è un po' particolare, la gestione dell'accensione delle porte AC è quella che è, non abbiamo connessioni a livello smart. Se può andarvi bene perché volete spendere poco e avete bisogno di portarvi dietro 2 kW da caricare, magari con un pannello da 400-500 watt che va benissimo perché siamo perfettamente in range, allora potrebbe essere un acquisto interessante. Mi raccomando, date un'occhiata alla descrizione perché sul sito Geekboeing, dove ci procuriamo tutte queste Power Station, è in corso il loro anniversario e ci sono un sacco di sconti, quindi anche sulla Power Station, oltre al coupon che vi lascio in descrizione, se fate degli acquisti poi a volte vengono tolti ancora degli euro, qualche euro dal carrello finale. Grazie a tutti, se vi è piaciuto il video un bel like, ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, o se passate qui in negozio vi offro un caffè, ma qui in negozio, come ben sapete, io sono rivenditore di un altro unico marchio di Power Station, non vendo tutte quelle che provo nei video, vi do solo delle informazioni e vi dico dove comprarle. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.